Facile, veloce e senza lattosio. Prepara con me la torta al cocco. Per la torta al cocco la prima cosa da fare è sgusciare le uova. Mi raccomando, tieni la temperatura ambiente perché montano molto meglio. Quindi un'oretta prima della preparazione tirale fuori dal frigorifero e lasciale lì. Poi io utilizzerò una planetaria munita di frusta, ma puoi tranquillamente utilizzare uno sbattitore elettrico. Non serve separare gli albumi dai tuorli. Li andiamo quindi a versare all'interno della tazza della planetaria o in una ciotola se utilizzerai lo sbattitore elettrico, e possiamo mettere già da subito lo zucchero assieme alle uova. E ora montiamo per almeno 10 minuti. Trascorsi 10 minuti il composto è veramente molto gonfio, chiaro e arioso. Ora, mettendo la frusta al minimo di velocità, aggiungerò l'olio di semi e il latte di cocco. Questa è una torta adatta anche agli intolleranti al lattosio perché non contiene appunto latte né burro né lattosio ovviamente. Inserito anche il latte di cocco, elimino la frusta e continuiamo a mano. Setaccio all'interno della ciotola la farina mischiata con il lievito. E poi schiacciamo con il dorso di un cucchiaio gli eventuali grumetti che rimangono all'interno del setaccio. Unisco anche un pizzico di sale e mescolo tutto con una marisa. Mescoliamo bene per togliere tutti gli eventuali grumetti e poi possiamo unire il cocco râpé. Quella che ho inserito all'interno del nostro composto è cocco râpé, è un po' più granuloso. Oggi esiste anche la farina di cocco che è sottilissima proprio come una farina normale. Il composto è pronto. E ora ci dedichiamo alla nostra tortiera. Io ho una tortiera da 20 cm di diametro. Per quanto riguarda la cottura della nostra torta al cocco utilizzerò uno stampo a cerchio apribile. Cerchio apribile significa appunto che i lati si possono sganciare dal fondo e quindi sarà molto più facile poi estrarre la torta una volta cotta. Puoi imburrare o infarinare il tuo stampo oppure utilizzare uno staccante vegetale e quindi per preservare appunto la mancanza di lattosio nella ricetta è meglio utilizzare questo che puoi trovare online o nei migliori supermercati. In questo caso poi andrò anche a foderare con della carta forno il fondo della tortiera per essere più sicuri che dopo la cottura si possa estrarre ancora meglio. Allora, per farlo ti faccio vedere un trucco semplicissimo. Io qui ho un quadrato di carta forno, lo piego a metà in modo da avere un triangolo e poi ancora a triangolo. Lo pieghiamo ancora una volta in modo da avere un triangolo piccolissimo piegato su se stesso. Metto la punta del triangolo al centro della tortiera e taglio lungo il margine in modo da avere poi un cerchio. Ed ecco il nostro cerchio formato, in modo molto semplice, hai visto? In questo caso lo staccante fa un po' da colla e mantiene la nostra carta forno appiccicata al fondo. E ora possiamo introdurre l'impasto nella tortiera. Non serve mettere carta forno sui bordi perché si staccherà molto facilmente dai bordi. Versiamo il nostro composto. La cottura di questa torta è molto particolare perché la inforneremo in forno statico preriscaldato a 160 gradi che solitamente rispetto ad altre cotture è piuttosto bassa. Ma questo perché? Perché vogliamo che alla fine della cottura la torta sia soffice e ancora un po' umida, perché il cocco in cottura asciuga tantissimo essendo disidratato, quindi assorbe moltissimi liquidi. È una cottura perfetta a 160 gradi e la metteremo per circa 40 minuti.
Ed ecco la nostra profumatissima torta al cocco. Si può conservare fuori dal frigorifero, magari coperta con una campana. Non facciamo altro che spolverizzarla con un po' di zucchero a velo vanigliato e la nostra torta al cocco è pronta per essere servita. Ne taglieremo una fetta, no? Ma certo, ottima per la colazione, per la merenda, soffice e leggera e senza lattosio. Eccola qua.